Allora, sapete quando voi fate un video stupendo, siete pronti, volete farlo vedere a tutti, stra interessante, quanto costa una Superbike, dove ho parlato con Lucio Pedrecini, il proprietario del team dove appunto ho fatto il test con la Superbike, con il loro tecnico che è proprio la persona che prende fisicamente i pezzi e li monta sulla moto, proprio per capire quanto costa e cosa serve per costruire una Superbike da zero. Bene. Ovviamente tutto quel girato è andato a farsi benedire per il discorso del microfono che avevate sentito anche nell'ultimo video. Quindi mi sembra veramente un peccato non tirare fuori qualcosa. Anche se non sarà la stessa cosa, vi racconterò io stesso tutto quello che mi hanno detto e tutto quello che serve per costruire una Superbike da zero. Per iniziare saranno solo un 180.000 euro e forse anche qualcosa di più, come vedremo. Ma prima di iniziare volevo farvi vedere una cosa bellissima. Ta-da! Gli adesivi della ditta Demolizioni ufficiali, come potete vedere, Nasca Salvadori, il mio bel like a sir, il mio numero. Oltre a questo potete trovare nello shop magliette, cover, un sacco di belle cose, ve lo lascio qui sotto in descrizione, come è qui sotto il tasto per iscriversi. È importante perché più saremo nel minor tempo possibile, più ci sarà probabilità di vedermi lì nella Superbike. Quindi mi raccomando, supportate. Ma adesso andiamo al sodo. Quanto costa costruire una Superbike da zero? E parliamo di materiale nuovo, 2020, all'ultimo grido, nuovo di pacca, per competere ai livelli del mondiale Superbike. Non roba arrabattata, usata, eccetera, eccetera, perché già lì cambia il giorno e la notte. Come avete visto, il team Puccetti ha messo in vendita in questi giorni la Kawasaki utilizzata da Toprak Razgatlioglu nel 2019, attorno ai 50-70 mila euro. E voi direte, affarone. Sì, però capite che quando una moto fa una stagione, viene utilizzata in quel modo da un pilota che la spreme fino all'ultimo metro per ogni secondo che è sopra, capite che il valore scende molto. Invece, tornando al discorso moto nuova per iniziare un campionato, vi farà sorridere sapere che la moto nell'economia di un campionato è quella che costa praticamente di meno. Per farvi capire, una moto per iniziare il campionato fatta e finita con i pezzi nuovi di pacca si aggira attorno ai 160-170 mila euro per Kawasaki e qualcosa di più per Ducati, perché appunto è un pelo più sofisticata. Quindi direi di partire dalle cose materiali, cioè la moto e il suo anteriore: forcella, piastra, impianto frenante. Per le forcelle abbiamo all'anteriore una Showa Superbike del costo di 10.000 euro. E sentite bene, sono 10.000 euro perché c'è un price cap. Voi vi chiederete cos'è un price cap? In poche parole, l'organizzazione, che è Dorna appunto, obbliga i costruttori a vendere certi pezzi a un limite massimo. Quindi per le forcelle sono 10.000 euro, per il mono sarà 6.500 euro e via dicendo. Pensate che furbate, perché molte volte magari le forcelle costano molto di più del mono e come prezzo reale le forcelle costerebbero 20.000 euro e il mono ammortizzatore attorno ai 10.000, e invece con il price cap si aggirano tra i 10.000 le forcelle e i 6.500 euro il mono, esattamente i limiti al centesimo del price cap appunto. Il mono e la forcella non possono costare un euro di più. So già cosa vi state chiedendo, quindi i produttori di sospensioni vanno a perdere? Sì, perché preferiscono perdere un pochino sulla vendita di questi pezzi a quei pochi team in Superbike, per poi avere molta più immagine in caso di vincita del campionato o di bella figura appunto nel campionato. Quindi il motivo è esattamente quello. Come impianto frenante abbiamo un Brembo, anche quello con un price cap se non ricordo male attorno ai 3.000 euro. Io non ho mai usato i Brembo Superbike, quindi non so farvi un paragone, ma vi assicuro che non ho mai utilizzato un freno come quello. È incredibile. Ho fatto 10 giri a cannone, la leva non si è mai spostata di un centimetro, non c'è un millimetro di neutro, cioè una figata. Senza contare che premi un quarto con la potenza di quello che fai di solito e la moto si cappotta, cioè incredibile. Ma andiamo avanti, il comparto piastre anteriori, lì non si sa neanche quanto costano perché arrivano direttamente dal team ufficiale Provec, quindi non si sa. Altra cosa che si vede molto bene è l'elettronica,
Magneti Marelli, price cap attorno agli 8.000 euro, anche lì uno dice non è tantissimo, però poi per far funzionare quel ben di Dio di elettronica ci vuole un ingegnere che non vi dico neanche quanto costa per averlo nel box per tutto un anno. Ovviamente varia in base alla bravura, non sto a dirvi cifre e darvi Roma per Toma, il top costerà 250.000 euro e sti cazzi, e quello un po' meno esperto 80.000 euro. Sono cifre un po' buttate lì, ecco. Andando verso la parte posteriore abbiamo il forcellone con il suo link. Bene, il link costa attorno ai 2.000 euro e il forcellone senza boccole, senza niente, 20.000. Ogni volta che ci si sposta su sta moto veramente viene l'ansia solo a vederla sul cavalletto. Comunque, andando avanti non sto neanche a raccontarvi tutti gli altri particolari, tipo i manubri ricavati dal pieno, le pedane ricavate dal pieno, che anche quello lì, vabbè, non stiamo a guardare il pelo nell'uovo. Invece guardiamo un qualcosa di interessante, il telaio, perché la gente dice: ah, ma la Superbike è praticamente una moto di serie portata in pista con qualche modifica. Ma che cazzo dici, amico? Non c'è niente della moto di serie, neanche il telaio, perché come potete vedere ha le zone più sensibili, più fragili, rinforzate, e non è un rinforzo messo lì a caso, ma vengono studiate le rigidezze dai tecnici in Giappone per poi riuscire a dare quella flessibilità e quella rigidezza nelle zone giuste del telaio. All'interno ovviamente non si può vedere, ma all'esterno è chiaro come è stato rinforzato nella zona del pivot, e un pezzo d'alluminio messo lì fa una grandissima differenza, e anche lì il costo non è ben dato sapere. Invece andiamo su un qualcosa di molto tangibile, cioè i motori. Per fortuna c'è un limite, abbiamo 7 motori all'anno che possono essere utilizzati a rotazione da tutti i team Superbike, ma ogni motore con specifiche Superbike e tirato a livello Superbike costa dai 30 ai 35.000 euro. Fate voi i conti. Vi ho detto tutti i costi di queste componenti proprio per farvi capire adesso la differenza tra il costo della stagione e il costo materiale della moto. Alla fine la moto finita, come dicevamo all'inizio, è attorno ai 160.000 euro. Il budget invece che deve mettere insieme un team con una moto per una stagione in Superbike è attorno agli 800-900.000 euro. E vi starete chiedendo perché tutta questa differenza? Molto semplice: materiale, personale, che è la cosa che appunto pesa di più sul budget del team, la logistica, perché trasferirsi da un continente all'altro, da uno stato all'altro, costa veramente tanti soldi, tutti i materiali di consumo, perché come dicevamo di motore non è che ne serve uno, ne servono 7, e compreso questo le gomme, i freni, la benzina, cioè ragazzi, quanto costa questo sport? Perché? Andando avanti, un team privato magari che si avvale di un aiuto dal pilota non ha quella voce a costo appunto del pilota, ma i team ufficiali pagano anche 1.000.000, 1.500.000, 2 milioni. What? I piloti. Quindi pensate un po'. Invece nei team privati qualcuno fa correre gratis, qualcuno chiede un aiuto, perché se il team su 800-900.000 euro trova 600.000 euro non può fare altro che chiedere un aiuto al pilota con i suoi sponsor. Ovviamente se sei forte spendi un pelo meno, se sei scarso spendi 400, 500, anche 1.000 euro per avere una sella. Poi scarso, ragazzi, dico relativamente, perché per essere a livello di non prendere 6-7 secondi in Superbike devi comunque viaggiare. Parliamoci chiaro, quando sei un pilota titolare che più o meno prendi 2-3 secondi dal primo con un mezzo magari non a livello degli ufficiali e tutto il resto, vuol dire andare relativamente forte. Bene, questo video più tecnico del solito spero vi sia piaciuto. A me personalmente tutte queste dinamiche, tutti questi equilibri economici piacciono un sacco. Se avete apprezzato fatemelo sapere con un like qui sotto, e come al solito gas, e ci vediamo al prossimo video.